Oggi non c'è nessuno, Oggi sì, non c'è nessuno, è sabato. Buongiorno. Stamattina siamo stati tranquilli perché qua alle 7, 7 e mezza iniziano ad arrivare già le macchine. Parcheggiano perché questo è un parcheggio strategico perché siamo proprio a ridosso del centro e gli altri parcheggi sono comunque tutti a pagamento e questo è molto comodo Sì, perché anche... due passi e sei in centro Sì. o sei sul lungomare o sei in spiaggia. Invece oggi è sabato e non c'è nessuno. Guardate che bello. Sì, perché evidentemente qua vengono a parcheggiare anche quelli che vanno a lavorare. Sì, sì, Eh, infatti, oggi non c'è nessuno perché essendo festa, anche perché qua, come abbiamo già detto più volte, in Spagna non è che arrivano alle 7 o alle 8 come in Italia in spiaggia, qua arrivano molto più tardi, dopo le 10. sì, sì, sì. Eccola Buongiorno, qua. buongiorno amici, ci sono anch'io, Benvenuti sul nostro canale. Ora facciamo colazione e poi lasciamo questo posto, andiamo via. Due biscottini. Dopo 3 notti passate qua. Sì, oggi togliamo le tende, come si dice. Sì, ce ne andiamo. Dobbiamo Dai, anche fare i servizi perché abbiamo assolutamente sì, bisogno di fare i servizi. sì, tutto sommato poi alla fine siamo stati bene qua, Sì, dai. diciamo come acqua ci siamo aggiustati perché là c'è la doccia, quindi c'è anche la doccia più bassa, si riesce a prendere l'acqua. Sì, sì, Però dobbiamo fare gli scarichi. per le cosine principali un pochettino di acqua da lì l'abbiamo presa. Sì. Abbiamo dovuto fare delle cose, ovviamente, come sempre. Normale amministrazione, routine. Sì, abbiamo la vaschetta piena, abbiamo le cassette da svuotare, per cui il problema è che qua in zona non c'è nessuno. Ma noi guardando su Par Fortnite, Qui poi non so nei se ci dintorni di sono dei Marbella. posti, magari possono esserci dei posti che magari qualcuno non li ha ancora segnalati, non lo so, perché i posti che ci sono su Par Fortnite è perché sono segnalati dagli utenti. Però guardando sulla cartina, qua non ci sono aree per carico e scarico in questa Quindi zona. dobbiamo andare in altri paesi, vediamo. Eh. Buona colazione, Pi. Buona colazione. Hai i brividi? No. No. Ah. Salvo va a prendere il pane e il tabacco. Poi dopo partiamo da qui. Ciao, Ciao bello, ancora sto altri 5-10 minuti, va bene, ci vediamo. Noi fra un po' ce ne andiamo. fate un viaggio tranquillito, guardatevi il buon posto. Comunque Salento ho visto che ci sono delle cose, delle spiagge, delle cose un po' più carine. Sì, Beccate, dato che fate video così, beccate natura bella, sì. almeno capito? Noi Bello, e ve la godete pure siamo alla ricerca di quello. tipo terme, pure Posti più cose tranquilli, naturali. dove c'è meno casino. Sì, sì, roba che almeno su internet guardano se conviene. Certo, certo. Ciao. Ciao! Ragazzo italiano che fa lo chef qua a Marbella. Guadagna bene, 3-5, 4.000 mi ha detto. Però quanto lavora? Lavora tanto uno chef? O no? Fanno tante ore, quello sì. Fa più di 8 ore al Mi ha giorno. detto che qui, questa Non so. zona qui, mi ha detto la zona che pagano più in assoluto. Mi ha detto come vai un pochettino su, pagano non dico la metà, ma già molto meno. Ma quanto olio c'ha sta roba? Ma cos'è questo? È un scusami? dolcino. Ah, un dolcino. Mamma mia. Anzi, l'hanno annegato nell'olio. Cos'è che volevo dire? Ah, mi diceva sto ragazzo che 2 anni che vive qua, che anche a dicembre, a gennaio, il tempo è così. Cioè Mizzica. che fa caldo.
Ma ha detto magari un pelino meno, ma comunque qua c'è sempre il sole, è proprio il posto per noi. È il posto per noi, vedi? Anche senza andare fino alle Sì, Canarie. d'estate, sì, d'estate no, perché qua ti fa un culo così, perché fa un caldo della Madonna, un caldo, fa molto caldo, ecco. Ho preso un po' di pane. E poi oltretutto è anche molto caro qua. Sì. Ho preso questo pane qui, è lievito madre. Che buon profumo però. Eh sì, e due di questi pagnottini qua integrali, 4,50 E beh. Però ogni tanto lo compriamo, alterniamo, a volte la barra, che qui la chiamano la barra, lo stirotto, che quello lì come pane è un pane piuttosto comune, non è di grande qualità, ecco. E ogni tanto ci allarghiamo, diciamo. Sì. E Prendiamo ci un pane un po' più compensiamo e buono, compriamo dai. il pane un po' più gustoso, visto che a noi piace il pane, anche se mangiare troppo pane non fa bene. Fa Noi gonfiare. non ne mangiamo molto. E e poi cos'altro dire? Niente, adesso metto sulla bici e appena siamo pronti partiamo. Poi abbiamo preso la frutta. Sì, sono andato via Trovato la un'altra frutta. volta. Ma queste sono delle sfogliatine salate. Sì, ce n'è due, che siccome oggi dobbiamo spostarci magari per non star lì a Sì, un sbattermi pasto veloce. a Sì. cucinare. Un po' di banane, pomodoro per fare l'insalata. Sì, di bello c'era solo questo. Questi qua sono i pomodori rosa, li chiamano pomodori rosa qua. Questi qua sono buoni. Però gli altri erano tutti ammaccati, ne ho preso solo uno. Anzi, qua c'è un'altra banana. Poi lattuga romana, un'insalata e poi delle mele. Volevo prendere un melone anguria, non ce n'erano. Prendere qualcosa di fresco, non ce n'erano. Vabbè, pazienza. Vi volevo far vedere una cosa prima di andare via. Guardate qua come si sono organizzati. Vi avevamo già fatto vedere che questi contenitori qua li usano per fare la brace. Guardate. Hanno preparato il gazebo. Ce n'è uno qua. Uno qua. Un altro qui. E beh, bravi, bravi. Che fame che mi è venuto a vedere tutti questi che grigliano, eh? Che profumino di carne c'era. Ah sì sì. Bello Sì, è bella. Se era colorata era più bella. Marbella. Magari di sera illuminato. Oh. E qua sotto è tutta roccia. Vedi? Sì, ho visto tutta Guarda. roccia. Sì, qua tutte rocce. Il Abbiamo sottopasso- passato un sottopassaggio che era l'altezza massima 3,10 m. Ci siamo passati proprio al pelo. Meno male. Sì, perché adesso stiamo andando verso l'area camper che ho visto dove si possono fare i servizi. Questa sarebbe l'area camper Super attrezzata. super attrezzata dove dovremmo fare i servizi. L'ho visti da 1 chilometro, l'ho visti. Guarda che sono lì. Ah sì, ma no, adesso si sono nascosti. Sì, Salvatore ha visto che c'è qua, ci sono i maiali. Boh, io non l'ho neanche visti. Eccolo qua. Questi Maiali. sono... Ci sono dei maiali qua che girano liberi. Abbiamo visto. Madonna, sei zozzo. Che È anche una zona un po' zozza, questa, un po' Sì, brutta. sì. Camper, tutto variopinto. C'è anche un micio. Micetto nero. Non capivamo come scaricare le griglie in quest'area camper perché non c'è la griglia. Salvatore ha chiesto qua alla signora e ha detto che deve scaricarle con il secchio. Le grigie si scaricano in, in Questo coso qua. che è alto mezzo metro. Cioè, ma ti rendi conto? Vabbè. Comunque, e poi oltretutto voleva 10 euro. No, per fare. Ma non gliene darei nemmeno 3 qua di euro.
Gli ho detto guarda mi dispiace ma a quella cifra no, vado via. Gli ho detto io non li ho. Gli ho detto sinceramente, io ero già andato con 5 euro in tasca. Gli ho fatto vedere 5 euro, mi fa ok, va bene. E si è preso i 5 euro. Ecco qua il punto di carico e scarico. Adesso sta caricando l'acqua. Questo è il punto dove si scarica il vicino. No, là, sempre là. Dove si Ah, è fanno tutto là. scaricare le Ah, grigie. pensa. Sempre Tutto là. dove si scarica le grigie si scarica anche il vicino. In questo pozzo qua. Ti racconto un attimo la scena che c'è stata, no? Intanto qua il camper si è impestato di mosche. Io ho fatto un po' di C'è ho pure i lavato due maiali cose. qua a 10 metri. Mamma mia che posto sudicio. Comunque. Sì, lo lavate su- qua, sul camper, Allora, non su fuori. Fortnite praticamente ci diceva che il costo per i servizi costava 5 euro. Sì, 5 euro. Allora, poi siamo arrivati qua, ho visto il posto, ho preso i 5 euro, me li sono messi in tasca. Vado, chiedo, c'erano delle persone lì ai tavoli, faccio, chi è il boss? E una signora a fianco a un'altra signora gli fa, lei era lì che fumava con il piatto con del purè e della carne con le mosche sopra. Già lì tutto un programma. Gli chiedo per fare i servizi, gli ho detto quanto costava e mi fa 10 euro. 10 euro. E gli fa 10 euro. Io sono rimasto un po' così, ho detto e mo che faccio? Qua in zona non c'è nessuno. Gli faccio. E lei mentre che mi diceva 10 euro mi faceva così. Proprio con lo sguardo da, sai, dal mafioso, no? E io gli faccio. No. Tengo questo. Dammi, ok, va bene. Troppo forte la sceneggiata perché pensavo fosse inglese o... Non che gli inglesi o quelli del nord sono stupidi, però hanno... Però tu non hanno- hai molto l'aspetto da persona del nord. hanno più risorse. Sì, non gliene frega Magari niente di un altro pagare avrebbe anche detto, 20 chi euro se solo ne per i frega, servizi, no? Io gli ho detto no, cioè così non ci sto. Anche perché voglio dire, avete visto, vi ho fatto vedere Cinzia in che posto siamo, chiedere 10 euro non esiste. Già 5 euro sono troppi. Comunque, Infatti. vabbè. L'importante è che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Questo è il ponte dove siamo passati prima, Papà! 3,10 metri massimo. Noi con la nostra piccola casetta andiamo dappertutto. Infatti. Infatti. Questa che avete appena visto è Ben al Madena. Da sta roba qua. Pure la funivia qua. Pensa a te. Va giù alla città. Siamo sul lungomare di Torremolinos. Adesso Ci sono palazzoni sembra- alti. Sì, adesso Sembra? quella cittadina che avevamo già visto un po' di tempo fa, 2 anni fa, che era tutta palazzi, siamo scappati via. Ora non mi ricordo, non mi viene in mente. Oh mamma mia, mi sfugge il nome. Forse Benimar, qualcosa del genere. Benimar. Sì, più su ovviamente. Sì. Forse Si trova quella, più sì. a nord. Cioè nella Spagna, nella costa sud, ma più a nord. Sì, decisamente più su. Abbiamo visto questo parcheggio dove ci sono tutti i camper, ma abbiamo scoperto che si paga. Probabilmente si paga, Probabilmente ecco, si adesso paga. non siamo sicuri, però Qui è proprio davanti alla spiaggia.
Mamma mia che polvere che c'è in questo parcheggio. Comunque abbiamo pagato 2 euro, 2 euro giornaliero qua. Anche qua ci sono i parcheggiatori, ma qua ti danno... Qui sono evoluti perché ti danno anche il biglietto rispetto a dove eravamo lì a Marbella. Panoramica appena parcheggiati, siamo proprio fronte spiaggia. Ecco, adesso è arrivato un camper, c'è un po' di via vai, siamo proprio sulla strada, ma non può essere sempre tutto perfetto. Vedete, 2 passi e siamo sulla playa. Burratina, spettacolo. Pomodoro con mozzarella di bufala. Poi origano. Tac. Abbondiamo, va. Questo fa bene. Olio extravergine di oliva. Chilo do paesi. E poi Grassa. giusto per fare un po' di effetto Flanagan. Effetto scenico. Hai visto? Sì, Che qua abbiamo il fortuna che mare, la abbiamo. spiaggia. Ecco, dai, prova dell'assaggio. Dimmi com'è di sale, perché ne ho messo poco. Perché questo sale lì non riesco mai a capire com'è. Si sente poco, però Sente poco, vero? a me va bene anche così. Mamma mia, arriva un profumino qua. Sì, perché c'è il Stanno ristorantino arrostendo qua il sulla pesce. spiaggia. Questi qui a fianco a noi, proprio di fronte a noi. Ah, ascolta un attimo. Quando fai così, attenzione, perché aspetta un attimo, perché questo qui si stacca. Sa fare qua, quindi tienigli il dito sopra. Siamo venuti un po' in spiaggia. Salvatore sta preparando la canna da pesca, però pare che si peschi poco in queste spiagge qua. Gnam gnam, che profumo di patatine fritte. Poi qua cosa abbiamo? Uova sbattute. Sì, Cosa ci prepara lo chef stasera? faccio una frittatina. Questo è Brie. brie. Una frittatina inventata al momento, con quello che abbiamo nel frigo. Dello del brie che abbiamo da consumare, che avevamo comprato un po' di tempo fa per metterlo nei panini e poi alla fine non l'abbiamo usato. Adesso lo taglio tutto a dadini, poi le distribuisco bene le patatine, gli metto le uova e poi gli metto questo, non so se mettergli il brie assieme alle uova, versare tutto dentro e poi mettergli questo sopra, o fare il contrario, mettergli questo sopra le uova e questo sopra lo speck. Magari così si può fare. Eh? Boh. Mettere lo speck e poi mettere il brie. Mi sono spiegato perché magari è stato un discorso un po' contorto. Ok, mettiamogli un po' di speck già qua, va? Tipo Sì, di ormai, speck di brie. di... Brie. Ho tagliato un po' troppo spesso forse. Ma sì, va bene. Noce moscata. Un pochino, vediamo cosa esce fuori, va? Dal Goose. Hai visto che bella? Bellissima. Stasera film Bomber con Bud Spencer. Sembra una pizza, non una frittata. Stanno facendo festa lì fuori, hai visto? Sì, stanno banchettando di là. Adesso faccio Sulla vedere. spiaggia.
Vai, assaggia la prelibatezza, che del tutto improvvisato, eh. Mamma mia che gusto, poi con sto brie che si sente proprio. Si sente? Ci sta proprio bene. Ah, meno male, sono contento. Sei squagliato, È eh. gustosissima, Voce del verbo squagliare. molto molto gustosa. Sì? Adesso lo assaggio anch'io. Bravo ricciolino. Grazie. Assaggio anch'io. Magari ci possiamo mangiare anche 2 grissini invece di mangiare tanto pane. No, magari prendo anche i grissini allora. Si sente alla fine il brie, vero? Sì. Buono. Proprio buona, sai? Sì, Mamma lo mia. so che è buono. Assaggiata. Mi dai la mano da solo, ricciolino. Salute. Salute. Salud e buon provecho. Buon provecho. Buono anche il vino, Sì. Ah. Vino col disegno del pesce. come le spagnole. E gli spagnoli. Per gli spagnoli, beh certo. Per par condicio. Mi sembra giusto. No? Sì. Che buono. Squisitissimo. Mamma mia. Me la daresti una mano? Per farne che? Guarda. 5 contro 1. Mi sembra giusto. Se quelli mi beccano mi tritano come un hamburger. Oh, dobbiamo rifarla, eh. Sì, è buonissimo. Sushi. Speck e brie, frittata allo speck e brie. E patate, eh. E patate. Vatti a infilare in quella cassa laggiù. Grazie. È giù legnata adesso. Cos'è la mongolfiera laggiù? Sta bene su. Sì. Madonna mia. Gli è arrivato un autotreno in faccia. Mamma mia. Facciamo pezzettini piccoli piccoli perché vogliamo farcela durare tanto questa frittata perché è troppo buona. Stasera abbiamo anche il dolce, eh. Già abbiamo anche il dolce. Il dolce. Non so perché c'è tutto sto. Fammelo vedere, wow. Wow. Cioè, non è niente. L'ho dovuto mettere nel sacchettino perché sennò inquacchiava tutto quanto. Altro termine, inquacchiare. Voce del verbo Inquacchiare. inquacchiare. Era pieno di olio. È pieno di olio. Sono termini, diciamo, altoaltesini. Cosa dici? Sono di quelle parti? Sì. Toh, amore mio, assaggia. Ecco, secondo me è l'impasto del bombolone. Eccolo qua. Sai? Assaggiamo, eh. E poi ha della crema. Sì, sì. È come un bombolone. Tua moglie. Buono, comunque. Buono. Non avevamo dubbi. Sì, sì. C'è la crema dentro. È un po' strana perché è molto bianca, però cioè, è chiara, però Sì, è chiara, sì, è sì. buono. Sì. Buongiorno. Amici. Buongiorno. Buongiorno. C'è qualche piccolo raggio di sole, oggi la giornata è un po' così, un po' nuvolosa. Sì, Prima piovigginava, sì, ha fatto 4 gocce. adesso sembra che c'è qualche timido raggio che esce fuori. Buona colazione. Buona colazione. Oggi il mare È una tavola proprio, sì. una tavola, spettacolo. Dopo ve lo facciamo vedere. E vedi che inizia a uscire un po' di sole. Sì, abbiamo visto le previsioni, i prossimi giorni non sono un granché, belle. Speriamo che non siano veritiere.
perché qua è la Costa del Sol, quindi la maggior parte di tempo sicuramente fa sempre bello. Certo, certo. E poi ci ha detto ieri Ieri un ragazzo un ragazzo ha detto che vive lavora qua, qui. è italiano, uno chef. dice che anche proprio in inverno fa sempre bello qua, insomma, fa caldo. Sì, non fa le Non fa mai temperature freddo, ovviamente che fa da noi, o comunque un pochettino magari di fresco lo farà sicuro, però non scende sotto i 10 gradi, 10-15 penso. E mi diceva che l'anno scorso questo ragazzo qui vive in Spagna da 2 anni perché lavora in un grosso albergo a Marbella. Tra l'altro mi diceva che è la zona dove guadagnano molto di più, fa anche 3.500-4.000 al mese, però, attenzione, come in Germania, stipendi alti, ma qualità di vita, comunque tenore di vita alto, Sì. perché a Marbella ti scaldano per Marbella, bene, sì, è cara Marbella. Cioè mi diceva che un affitto di una stanza costa 900 euro. 900 euro una stanza, cosa che negli ultimi anni i prezzi sono andati proprio alle stelle, perché c'è sempre più richiesta nonostante i prezzi fuori di testa. Sì. E diceva che a dicembre e gennaio dell'anno scorso lui in spiaggia si è bruciato. Incredibile, vero? Eppure non penso mi abbia raccontato una palla. No, perché doveva raccontare, cioè non è che aveva motivo di raccontarti una palla. Ovviamente non si sarà bruciato da una temperatura di 35 gradi, però intanto se c'è quel sole bello che ti scalda, se uno ha la carnagione chiara magari ha un po' di tempo che non prende il sole ti brucia, Già, no? sì. Boh, spegniamo la luce qua che la dimentico sempre accesa. Salvo va a fare 2 lanci con la canna da pesca. Pranzetto caldo, minestrina con filini. Sì, perché oggi non mi sento proprio in Non forma. si non sente so molto benissimo. bene Salvatore oggi. Sono stato un pochettino in spiaggia e oggi il tempo non è bello, c'è tanto vento e si vede che il vento oggi mi ha un po' scombinato, a parte che non si riusciva a pescare perché c'è troppo vento, poi qua pesci non ce ne sono secondo me. Ne ho preso uno ieri, una leccia piccolina, che pesca sa che cos'è, una lecciotta. E boh, ma poi ieri c'era una schiera di pescatori sulla spiaggia, ieri, surfcasting, diciamo, surfcasting, pescano a fondo, surfcasting è forse un'altra cosa. E oggi non c'è nessuno, però ha cambiato il vento, evidentemente col vento così sanno già i locali che a zero, e ieri almeno li vedevo saltare, vedevo un po' di movimento, oggi niente, niente di niente. Oggi minestrina, Un po' asciutta, però buona, gustosa. È un po' asciutta, sì. Non sapevo che richiedesse così tanta acqua questa marca di minestrina qui, perché non è quella che usa di solito. No. Secondo me la cucina non è abbastanza pulita. Adesso la controllo io, perché Ma te sì, non è che vabbè. pulisci poi tanto bene, Devo sempre passare a controllare perché... Vero? Controlla quello che vuoi, sì. A me Io pulisco bene, Cinzia no. Salvatore è qua fuori che sta trafficando, io sono al computer, sta trafficando perché ci sono 2 ragazze qua fuori che, qua è notte praticamente, Due fenomene. sì, che hanno perso la chiave della macchina in spiaggia e praticamente hanno la macchina chiusa, hanno detto che anche a casa non hanno comunque un doppione della chiave, non c'è nessuno che può venire a venirla a prendere, non lo so. Gli ho detto da 3 ore, chiamala
la polizia locale. Infatti. E sono passati mezz'ora e non ha ancora chiamato, gli ho detto ma se non chiami passi qua la notte. Gli Infatti. abbiamo dato dell'acqua, gli ho dato anche un keyway perché comunque non hanno modo di coprirsi, Sì. non c'è nessuno che arriva a aiutarle. Boh. Ma adesso Sai si sono... che situazione è? Boh. Ma loro dove sono? Dove Tra alloggiano? Te l'ha l'altro poi detto? sono arrivati due ragazzi argentini che vivono qua con le caravane e mi ha chiesto se avevo del nastro e io gliel'ho dato. Ne abbiamo consumato mezzo rotolo ma non sono riusciti a fare niente. Hanno provato a metterlo tutto sul vetro e tirare il vetro per vedere se si abbassava, ma non hanno concluso niente, non si è abbassato. Adesso volevo provare con questa ma Boh. non voglio fargli danno, ecco, perché l'unico modo per aprirlo che conosco io è rompere il vetro. Però io sta responsabilità Infatti. ovviamente. Ma loro dove abitano? Cioè... Abitano un paesino qua vicino. Ma ha detto il nome ma non mi ricordo. Ah, ok. Però dovrebbero... Non viene nessuno? Non viene Al nessuno a momento prendere? quanto pare no. Allora devono Hanno chiamare... perso le chiavi, non sanno se l'hanno perse in acqua, se l'hanno perse nella spiaggia. Cioè, Boh. non hanno un doppione a casa. Il Infatti. doppione della macchina ci va sempre. Poi in questi casi qui ti serve, è molto... però boh, vabbè. Adesso Ma poi- tanto, scusa, se riesci a aprire la macchina, non è che hanno delle risolve. cose dentro la macchina da prendere. Ah, ok, Hanno ok. dei documenti perché c'è una borsa. No, perché su- dico, se non ha le chiavi non può partire Tra la l'altro macchina. fenomeno hanno lasciato una borsa proprio sul cruscotto, Sì. cioè che si vede da 1 chilometro, una borsettina piccola. Cioè quelle cose lì non si fanno. Mamma mia. Hanno dei documenti dentro, non so che cosa. Sì. Poi gli avevo detto di provare a chiamare. In Italia si chiamano i pompieri, loro hanno le Sì. attrezzature per aiutarti. Gli ho detto 50 volte chiama i bomberos che loro magari ti possono aiutare. Gira, rigira, non l'hanno chiamati. Ma Han prima ho chiamati- sentito che hanno chiamato qualcuno. L'hanno chiamati dopo mezz'ora, non capisco perché evidentemente, poi l'ho capito dopo, evidentemente avevano paura che magari se questi arrivavano dovevi pagare il servizio. Allora gli ho detto guarda che secondo me sono gratuiti. Hanno chiamato i pompieri, gli hanno detto di chiamare la polizia locale. Quindi si vede che qua in Spagna... Loro se ne sono lavati Si le vede mani. che qua in Spagna non c'entrano i pompieri con queste cose. In non lo Italia so. so che devi chiamare i pompieri, loro hanno tutte le attrezzature per aiutarti. Perché in emergenza loro devono poter aprire qualsiasi mezzo. Non è che arrivano su un incidente e devono chiamare la polizia per venire a aprire la macchina o il camion o quello che è. Vado a fare un altro tentativo. Qua c'ho la luce. Siamo qui a tavola con le ragazze, non abbiamo Sì, concluso couscous niente. stasera. Couscous preparato, ecco. Sì, e poi c'è a scaldare un'altra cosa. E non abbiamo concluso niente, si sono uniti anche due ragazzi argentini che vivono qui nell'area camper, ma nessuno dei tre era un ladro, per cui non abbiamo concluso niente. Le ragazze erano restie a chiamare i pompieri o la polizia locale, probabilmente perché avevano problemi con i documenti, presumo. Lo dicevano i ragazzi. Comunque alla fine non si è risolto nulla perché hanno detto, poi hanno chiamato, alla fine si sono convinte perché dopo un bel po' gli dicevo di chiamare loro e loro proprio facevano finta di niente. Sì, ma avevi già detto prima che avevano chiamato i pompieri e i pompieri hanno detto di chiamare la polizia. E Ok, però l'avevi poi già nel detto frattempo questo. è passato del tempo, questi la polizia locale non la chiamavano, continuavano a stare qua. Gli ho detto se non ti dai una svegliata stai qua tutta la notte. Se non vi date, sono due le ragazze, due ragazzi giovani. E poi cosa è successo? Che hanno chiamato la polizia locale e gli hanno detto che loro se non c'è un'infrazione non possono intervenire, quindi bisognava spaccare il vetro e chiamare loro. Noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, dopodiché le ragazze adesso se ne sono andate, boh, non so, è finita così. Abbiamo provato a dargli una mano ma non abbiamo concluso niente. Ma sono andate via a piedi? Sì. Vabbè. Anche perché sono state qui più di 2 ore e nessuno è arrivato in loro soccorso, per cui io non so, io più di tanto non posso fare, oltre a non sapere neanche avere difficoltà a comunicare. Con Google Translator qualcosa si riesce a fare. Il problema è che loro le chiavi, cioè, ma anche loro la testa, non so. Sono andati in spiaggia con la forse l'ho già detto, con una borsa lasciata sul cruscotto.
e con altre cose le lasciate in giro, ma quelle cose lì non devi lasciarle sul cruscotto, perché la borsa ti spacca nel infatti. vetro. Magari non hai nulla dentro, però già lì ti fa capire il livello di attenzione. Dopodiché vanno in spiaggia e l'unica chiave che hai, perché a quanto pare il doppione ha detto che ce l'ha in Marocco, l'unica chiave che hai la perdi in spiaggia, non sai nemmeno se sulla sabbia o dentro l'acqua, cioè Mamma mia. vabbè, si aggiusteranno in qualche modo. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Gli abbiamo Infatti, dato anche sì. dell'acqua, gli ho prestato anche il kiwi se avevano freddo per coprirsi, però non l'hanno messo, evidentemente non avevano freddo. Io avevo freddo perché oggi sono stato male. Sì, Infatti oggi mi Salvatore, vedete con infatti la avete felpa. visto che dormiva prima. Sì, un po' Tutto il giorno che sto così, si male. sente tipo sintomi simili Influenza, influenzali. un po' rotto dentro, voglia di far nulla. Insomma, sono stato nel letto oggi, mi sono riposato un po', ma al momento non sto ancora benissimo. Non è che lo bruciamo quell'affare lì. Oh, questo è quanto. Vabbè, adesso Buon mangiamo. provecio. Buon provecio. Couscous. Bello piccante. Ho detto magari mi fa passare il dolore. E aggiunto il peperoncino naturalmente. Eh. Buono. Buono comunque.